Ieri è venuta a mancare Enrica Bonacorti. Infatti è deceduta il 12 marzo 2026 a Roma all'età di 76 anni. La celebre conduttrice televisiva, attrice e scrittrice era malata da tempo di un tumore al pancreas, diagnosi che lei stessa aveva reso pubblica nel settembre precedente. Preso degli appunti in questo mio vecchio cellulare, un Motorola Moto E7 Power, che ormai fa le bizze. Dettagli e commemorazione. Causa del decesso: complicanze legate a un tumore al pancreas. Camera ardente è stata aperta a Roma oggi, venerdì 13 marzo. Funerali si terranno a Roma sabato 15 marzo, secondo le prime informazioni disponibili. Carriera: icona della TV italiana tra gli anni 80 e 90, è ricordata per programmi storici come Pronto chi gioca, Cari genitori e la prima edizione di Non è la Rai. Numerosi colleghi e amici, tra cui Mara Venier, Pippo Baudo e Renato Zero, con cui ebbe un lungo legame, hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di una delle figure più eleganti e colte del piccolo schermo. Adesso vediamo quali altre informazioni possiamo carpire. Per quanti non la conoscessero, perché non ha bisogno di presentazioni. Enrica Bonacorti, celebre conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana, perché nell'ultimo periodo della sua vita è stata anche una scrittrice, è morta il 12 marzo 2026. Adesso, durante questa premiere, scrivete nella chat voi che ne pensate di Enrica Bonacorti, che cosa avete ammirato di più di lei. Il suo ruolo come conduttrice televisiva, il suo talento come attrice o la sua abilità come scrittrice. Avete letto dei suoi libri? Quali? Scrivetelo qua nella chat o nel commentario al video. E vi ricordo che potete partecipare per proporre dei temi nella chat con super chat e sticker. Allora, Enrica Bonacorti, celebre conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana, è morta il 12 marzo 2026 all'età di 76 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo, dove era ricordata per la sua eleganza, intelligenza e professionalità. Oggigiorno si reputa che, in fin dei conti, 76 anni, per venire a mancare a 76 anni e venire a mancare un'età molto giovanile. Ormai il promedio di vita sono 86 come 90. Dettagli sulla scomparsa. Causa del decesso: la conduttrice combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Aveva parlato pubblicamente della sua battaglia, descrivendo la malattia come inoperabile in interviste recenti. Camera ardente e funerali. La camera ardente è stata aperta a Roma il 13 marzo 2026, mentre i funerali sono stati programmati per sabato 14 marzo. Profilo e carriera. Icona televisiva, è stata uno dei volti più amati della TV italiana tra gli anni 80 e 90. Tra i suoi successi più noti figurano Italia Sera,
2000 2000 perdono. Italia Sera 1983, infatti io ero giovane e la guardavo in televisione ogni tanto, che segnò l'inizio della sua popolarità in Rai. Pronto, chi gioca? Programma cult o cult diretto da Gianni Boncompagni. Non è la Rai, di cui è stata la prima conduttrice storica su Mediaset. Carriera artistica: iniziò come attrice di teatro e cinema prima di approdare alla radio e alla televisione. È stata anche una stimata autrice di testi musicali, collaborando alla scrittura di successi come La lontananza per Domenico Modugno. Attività recente: negli ultimi anni era attiva come opinionista in vari talk show e come scrittrice di romanzi di successo pubblicati da Marsilio Editori. Vita privata: famiglia, lascia la figlia Verdiana nata dal matrimonio con Daniele Pettinari. Legami sentimentali: tra le sue relazioni più note si ricordano quelle con il principe Carlo di Borbone e l'ultimo compagno Giacomo Paladino. Adesso vediamo la filmografia completa. Sempre che ho dei problemi col tattile di questo cellulare. Allora vediamo un po'. Filmografia completa, che io lì per lì non ho visto tutti i film dove lei era presente. La filmografia di Enrica Bonacordi riflette una carriera iniziata negli anni 70 come attrice di talento prima del grande successo televisivo. Ha collaborato con registi di rilievo come Lina Wertmüller, Sergio Martino e Luciano Salce. Cinema: Belle d'amore, regia di Fabio De Agostini, 1970. Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, regia di Sergio Martino, 1972. A voi quale film vi è più piaciuto di quelli che ha protagonizzato Enrica Bonacorti? Scrivetelo qua nella chat o nei commenti. Beati i ricchi, di regia di Salvatore Samperi, 1972. Ius primae noctis, regia di Pasquale Festa Campanile, 1972. Film d'amore ed anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza e bla bla bla, titolo molto largo, regia di Lina Wertmüller, 1973. Il maschio ruspante, regia di Antonio Raccioppi, 1973. Paolo il Caldo, noto anche come The Sensual Man, regia di Marco Vicario, 1973. Cagliostro, regia di Daniele Pettinari, 1975, accreditata anche come sceneggiatrice. Ragioniere Arturo De Fanti, bancario precario, regia di Luciano Salce, 1980. L'ebreo fascista, regia di Franco Molé, 1980. Una relazione, conosciuto anche come With or Without You. Speriamo che YouTube non mi blocchi perché ho detto una parolina. Regia di Stefano Sardo, 2021. Televisione, sceneggiati e film TV.
Enrica Bonacorti ha preso parte a diverse produzioni televisive, tra cui miniserie e film tv negli anni 70, come La pietra di luna 1972, L'amaro caso della baronessa di Carini 1975 e A casa una sera 1976. Oltre alla recitazione è stata un'apprezzata autrice musicale, filmando brani iconici come La lontananza per Domenico Modugno. Vediamo un po' i principali programmi televisivi. Principali programmi televisivi di Enrica Bonacorti. La carriera televisiva di Enrica Bonacorti è stata segnata da programmi che hanno fatto la storia del costume italiano, rendendolo uno dei volti più iconici e amati del piccolo schermo. I suoi principali programmi televisivi includono Il successo in Rai anni 80, Italia Sera 1983-1985, il rotocalco che ha consacrato la sua popolarità nazionale in Rai. Pronto chi gioca 1985-1987, programma cult diretto da Gianni Compagni, in cui ha ereditato con successo la fascia del mezzogiorno di Raffaella Carrà, da Raffaella Carrà. Cari genitori 1988-1991, game show promediano molto seguito, dedicato alle famiglie. L'approdo a Mediaset, Fininvest, allora si chiamava Fininvest all'inizio. Non è la Rai 1991-1992, è stata la prima conduttrice storica del programma, celebre l'episodio in cui smascherò in diretta un tentativo di imbroglio durante il gioco del cruciverbone. Seratissima e canzoni spericolate 1993, programmi di prima e seconda serata su Canale 5. Io mi ricordo, lo vidi quell'episodio nel quale smascherò in diretta un tentativo di imbroglio durante il cruciverbone. Ma chi ha dato l'informazione alla spettatrice, mi domando io? Qualcuno da dentro la redazione del programma? Voi l'avete visto? Che ne pensate? Scrivete qua in chat e nei commenti. Che ne pensate di quel imbroglio? Seratissime canzoni spericolate 1993, programmi di prima e seconda serata su Canale 5, Cuori d'oro 1995, condotto su Rete 4, incentrato su storie di solidarietà e sentimenti. Strada facendo 1998 segnò il suo ritorno alla conduzione di una striscia quotidiana sulle reti Mediaset, attività recente e opinionista. Buona Domenica 2001 ha curato una rubrica fissa dedicata all'adozione degli animali intitolata Il mio migliore amico. Opinionista, negli ultimi anni è stata ospite commemoratrice fissa in popolari talk show come La vita in diretta, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ho qualcosa da dirti 2019, programma di interviste e confessioni condotto su TV8. Dettagli sulle sue opere letterarie. Oltre alla televisione, Enrica Bonacorti ha coltivato una fortunata carriera come scrittrice, pubblicando diversi romanzi che hanno riscosso un ottimo successo di critica e pubblico. La sua scrittura è spesso caratterizzata da una profonda sensibilità e dall'esplorazione dei sentimenti umani. Ecco le sue opere principali, pubblicate per la maggior parte da Marsilio Editori. La pecora rossa 2007, il suo romanzo d'esordio, una sorta una storia intensa che affronta temi familiari e personali con uno stile asciutto e coinvolgente. L'uomo immobile 2010, un libro molto toccante che racconta la storia di un uomo in stato di locked in
Syndrome, esplorando il confine tra vita, coscienza e amore. Il condominio 2019, un romanzo che segna il suo ritorno alla narrativa dopo diversi anni. È una commedia umana ambientata in un palazzo romano dove si intrecciano le vite, i segreti e le ipocrisie di vari condomini. Condominio addio 2022, il seguito del condominio, in cui ritroviamo i personaggi precedenti alle prese con nuovi cambiamenti e riflessioni sulla vita che scorre. La carità di notte 2024, uno dei suoi lavori più recenti e maturi, che continua a indagare l'animo umano attraverso una narrazione corale appassionata. Una curiosità come autrice: prima dei romanzi Enrica è stata una celebre paroliera. Il suo contributo letterario più famoso in musica rimane il testo di La lontananza 1970, scritto insieme a Domenico Modugno, considerato uno dei capolavori della canzone italiana. Poi vabbè, se ti interessa posso approfondire la trama di uno di questi libri o fornirti dettagli sui premi letterari che ha ricevuto, ma non ho tempo. Questa premier deve volgere al fine. Allora vi ringrazio di tutto, di avermi seguito. Se avete qualche libro preferito di lei che avete letto, scrivetelo qua in chat prima che finisca questa premier, che finisce adesso, o scrivetelo nei commenti. Scrivetelo magari usando una super chat o uno sticker. Quale libro di Enrica Bonacorti vi è piaciuto di più? Quale vi hanno, magari, che vi hanno regalato, avete comprato in liquidazione? Scrivetelo qua sotto. E mi raccomando, grazie di seguirmi, ci risentiamo alla prossima. Un bacio a tutti, buon fine settimana. Questo video lo pubblico già adesso, e questo è quanto ho potuto fare in 17 minuti. Commentate nei commentari, perché adesso finisce la premier, quale libro avete letto di Enrica Bonacorti, quale vi è piaciuto di più e quali consiglieresti, quali libri consigliereste a altre persone di comprare o di leggere. Un ciao dal vostro Santen Chan, buon fine settimana e grazie per seguirmi. Condividete questo video se vi è piaciuto, commentate, dategli like e guardate altri miei video. Ciao ciao. Questo non so se farlo uscire per la rubrica letteraria o per le notizie, chissà. Ciao.